Salve a tutti ragazzi, bentornati, un bacio dal Sibe. Oggi finalmente vi porto il video sul controller che porta le macro al suo interno. Porta anche diverse, diciamo, soluzioni sulla DeaZone dei trigger, dei joystick, di tutto e di più. Ragazzi, il controller è questo qua, non so se si vede bene, è il Mamba One. Ragazzi, questo controller è qualcosa di eccezionale. Mi raccomando, questo video è solo a scopo informativo, non vi consiglio di usare le macro al suo interno per non barare all'interno dei giochi. Comunque vi farò vedere diversi suoi settaggi al suo interno, vi farò vedere come funzionano nel gioco. Mi raccomando però non abusate di queste cose perché si va contro la community dei giochi, soprattutto contro anche le politiche del gioco in sé. Mi raccomando ragazzi, lasciate come sempre un bel like, scrivete qua sotto un bel commento e se volete abbonarvi al canale per avere dei contenuti a parte, potete farlo tranquillamente. Io adesso vi lascio tranquillamente all'unboxing, diciamo vi farò vedere nel dettaglio come funziona il controller, come è composto e poi vi farò vedere successivamente in gioco premendo i tasti cosa fa effettivamente. Io vi lascio il video, un bacio dal Sibe, bella raga. Eccoci qua ragazzi, siamo qui col nostro Mamba Controller. Come prima cosa vi faccio vedere un po' come è fatto il joystick. Come potete vedere io ho già cambiato questa levetta, ha dei buoni input nei tasti. Le levette secondo me vanno benissimo. Adesso io ho allungato queste levette qua, vi farò vedere anche come cambiare le levette. Girando avremo le quattro palette, i tasti per i trigger, diciamo per gli analogici, con lo scatto tipo mouse, e qua infine abbiamo il on off, quindi lo accendiamo. Qua tiriamo giù per avere le sensibilità dei grilletti, scusatemi, come mouse, come potete vedere, più giù di così non vanno. Proviamo di qua, anche di qua come potete vedere, più giù di così non vanno. Se noi invece lo rimettiamo al suo posto, il grilletto diciamo va fino in fondo. Invece così abbiamo un tempo di risposta tipo click del mouse, come potete vedere, perché clicchiamo e lui si ferma. Quindi questa cosa qua è ottima. Successivamente ragazzi vi faccio vedere come si apre. Come potete vedere ci sono queste piccole fessurine, molto semplice. Mettiamo il dito e apriamo. Volendo, per semplificare, apriamo da tutte e due le parti e come potete vedere la scocca si rimuove. Anche senza scocca effettivamente non è veramente brutto, però ovviamente la scocca serve per coprire, diciamo, piccoli particolari che andrebbero a danneggiarsi. Per rimuovere la levetta basterà semplicemente tenere il controller e tirare in su la levetta. Come potete vedere si crea così un buco. E per rimetterla la stessa cosa, teniamo il controller fermo, andremo a mettere più o meno gli scattini che ci sono all'interno e voilà. Come potete vedere abbiamo già rimesso la nostra levetta. Andremo a chiudere successivamente. Adesso andiamo a collegare il controller al computer in modo che io posso farvi vedere le sue funzioni, quindi datemi solo 2 secondi. Allora, adesso ragazzi arriva il bello. Come potete vedere si accende. Ovviamente adesso lo accendiamo definitivamente. Lui si è già subito connesso. Qua sotto ci sono 4 tasti. Back, poi c'è un tasto che non so cosa dirvi, c'è un quadratino, Home e Start. Qua c'è scritto per entrare nel menu 3 secondi il tasto Home, cioè il penultimo. Non so se vedete bene perché c'è controluce, comunque teniamo 3 secondi questo qua e automaticamente si apre questa schermata qua.
Per muoverci, adesso essendo già collegato, non si può andare su mod. Su mod praticamente si va a scegliere la piattaforma, che è esclusivamente PC, Switch e mobile. Mi raccomando ragazzi, monitorate sempre perché a breve lo faranno uscire anche per la Play 5, quindi guardatevi bene questo video perché si parla di qualche mese e l'avrete disponibile anche per PS5. Su setting ci sono diverse opzioni, io partirei dalla basilare. Display, possiamo cambiare la luminosità, io l'ho lasciata al massimo. LED, e per diciamo di fianco, come potete vedere, ci sono i LED, molto belli, però potremmo mettere anche solo un bel rosso. Qua c'è un arancione, il giallo, verde, azzurro, blu, viola, però a me piace molto l'RGB. Facciamo start che confermiamo, andiamo su. Seconda modalità è la lingua, che però c'è cinese, inglese, penso che l'altra sia giapponese. La calibrazione. Andremo a fare la calibrazione del joystick, come potete vedere, adesso io ve lo avvicino un po', non so se focalizza. Comunque dovremo ruotare questa così e questa così, fare così. Andiamo a calibrare. Calibrazione con successo. Motion control, scusami. Vi dice di mettere il joystick su una cosa piana e schiacciare start. Calibrazione con successo. Infatti siamo ritornati al menu. C'è il button testing che vi fa vedere quando premete e quanto ci mette. E adesso andremo su quello che ci interessa più di più. Setting, configurazione 1, button. Per ogni tasto, ragazzi, come potete vedere, si può mettere il turbo setting. Basterà andare o su o giù con la levetta. E quando siamo a posto, facciamo start. Si può fare su tutti i tasti. Io ho notato che questa cosa qua conviene molto sull'Y, sullo slide cancel, che però mi raccomando, quando siete nei menu un po' interferisce, quindi per chi usa da PC, nei menu muovetevi col mouse e tastiera, nel gioco con il controller. Detto ciò, passiamo su M1, M2, M3, M4 sarebbero le palette, come potete vedere M4 che sarebbe la paletta di sinistra, io ho messo AAA e funziona così, adesso ve lo faccio vedere. Lui lo fa in base a quante volte noi premiamo ripetutamente. Se io adesso faccio per dirvi una volta, aspetto 2 secondi, lo rifaccio un'altra volta, aspetto 2 secondi, lo rifaccio un'altra volta, aspetto 2 secondi, lo rifaccio un'altra volta, aspetto 2 secondi, faccio start. Adesso come potete vedere lui mi fa questi 4A in 7 secondi. Se noi invece facciamo start, lui addirittura mi fa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volte A in 0 secondi. Quindi questa cosa qua è davvero eccezionale. Stessa cosa, possiamo cambiare tasti, quello che vogliamo, possiamo anche mettere più tasti addirittura, anche tipo mira, spara, L1, tutto quello che vogliamo. Facciamo start, lui in 6 secondi andrà a fare tutte queste azioni qua. Il massimo delle azioni sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 azioni in un tempo massimo di 6 secondi o comunque se riuscite a premerli più veloci anche di meno. Adesso io qua mi rimetto A perché mi sono trovato bene. Io qua come potete vedere ho messo B, ma anche qua conviene mettere più volte B. M3 e M1 io per adesso non avendo mai usato le palette non le uso perché non mi trovo bene, diciamo, mi trovo bene solo con due palette. Adesso andiamo indietro perché ci sono diverse opzioni. C'è la vibrazione che io l'ho messa al minimo, ma potete tranquillamente aumentarla, però vi consiglio di tenerla al minimo. Il trigger, c'è la Deazone, come potete vedere, che vi fa vedere quanto deve essere premuto, ma io qua l'ho lasciato indifferente perché mi baso sui tastini dietro per bloccarlo stile mouse.
E qua c'è anche sempre la parte posteriore, la Deazon. Questo è, diciamo, un altro paragrafo dove se si andrà un attimo a approfondire meglio come funzionano, secondo me si può migliorare drasticamente. Adesso arriva il pezzo forte, secondo me, perché come potete vedere andiamo su joystick, c'è la curva e la Deazon. Partiamo con la Deazon che è un po' come prima, io ho messo a 0 e 50 a quella destra, però qua è un po' predefinito, diciamo, va un po' come vi trovate meglio. Cioè, inizialmente, se non erro, era 25-25. Io mi sto trovando bene con queste impostazioni. Ma la cosa che mi ha stupito di più è la curva, perché alla levetta di destra possiamo mettere default, immediato, latenza, high performance, che sarebbe dato per gli shooting e il racing game. Quindi vi consiglio di metterla. E in più, ragazzi, anche di qua, anche per la levetta di destra, immediati latency high performance. Vuol dire che adesso, come potete vedere, la curva di reazione è cambiata drasticamente. Allora, ragazzi, io vi voglio impostare un attimo, giusto per farvi vedere come funziona. L'M2, facciamo una cosa, mettiamo mira, spara, salta al cerchio Y e vi farò vedere che funziona. E adesso andremo 2 secondi in game per farvi vedere che funziona il tutto. Allora, eccoci qua ragazzi, siamo in game. Adesso, come vi ho detto prima, beh, cambiamo arma perché sennò con questa non so effettivamente cosa facciamo. Allora, se schiacciamo la paletta di sotto, come vi ho fatto vedere, lui fa A. Se la teniamo premuta, lui fa questo movimento qua. Spero che si veda bene. Adesso proviamo a sparare. E adesso ragazzi, eh, vedete anche dietro il controller comunque. Premo questa paletta qua di dietro. Come avete visto lui ha fatto la funzione che io ho detto di fare. Teniamolo premuto. E lui continuerà a fare questo movimento qua. Ovviamente non ha molto senso, io vi ho fatto solo vedere che lui comunque vi fa tutto ciò che impostate. Volendo possiamo fare tutto insieme. Ma questa cosa dell'A mi piace davvero tanto. Adesso ragazzi possiamo ovviamente cambiare, quindi andiamo a 3 secondi, il tasto del menu, setting, adesso io ci ho già preso la mano, button, M2, mettiamo tante volte cerchio, back, back, back. Come potete vedere io adesso schiacciando la paletta, lui adesso fa tante volte su giù, su giù, su giù. Bene ragazzi, siamo giunti a conclusione, vi lascio con questa schermata del Mamba appoggiato sulla scrivania, pronto per essere usufruito su questo Call of Duty. Come sempre mi raccomando non abusate di queste cose perché va contro la politica del gioco. Io vi ringrazio come sempre del vostro supporto, mi raccomando ragazzi, abbonatevi al canale per non perdere contenuti speciali solo per voi. Un bacio dal Sibe, bella raga.